Nel lontano 2007 i due partiti di sinistra più grandi, la Margherita e i Democratici di Sinistra, sotto la guida dell'allora sindaco di Roma Walter Veltroni, si unirono creando il Partito Democratico, forza politica che esiste ancora oggi e ha elettori in tutta Italia. Il PD è noto per la sua eterogeneità, infatti il partito è composto da molteplici correnti, con basi ideologiche molto diverse. Già prima dell'unione, il DS e la Margherita erano altrettanto divisi e difficilmente si raggiungevano obiettivi concreti sui diritti sociali e civili. Con questa nuova formazione la sinistra sperava di creare un fronte solido contro il berlusconismo. Durante la Terza Repubblica il Partito Democratico assume il ruolo di partito europeo progressista che ambisce ad aiutare i deboli, ampliare i diritti e globalizzare il paese. Lascio a voi decidere nei commenti se il PD è stato all'altezza del ruolo che si è autoassegnato. Oggi il PD sotto la guida di Enrico Letta sta affrontando una fase di crisi identitaria dopo anni di alleanze e scelte politiche che li hanno allontanati dal loro elettorato di riferimento. Presto i membri sceglieranno il loro nuovo segretario e in questa selezione le correnti avranno un ruolo centrale. Per questo oggi ve le vorrei elencare e addentrarmi nelle loro origini, basi ideologiche e nominare alcuni membri. Prima di iniziare vi chiedo di mettere like e di iscrivervi al canale se siete nuovi. Faccio molti video del genere sul mio canale e per continuare ho bisogno del vostro sostegno. Considerate anche di abbonarvi al mio Subscribestar e di unirvi al mio Discord dove parliamo di storia e politica italiana anche in inglese. Detto questo direi di iniziare. A differenza di altri partiti della nostra storia più recente come la Democrazia Cristiana, le correnti del PD non sono semplici gruppi di pressione ma vere e proprie associazioni ufficiali con statuti, organi stampa, gerarchie e una leadership. Queste le rende facili da identificare ma annienta anche le mie speranze per un partito produttivo. Partiamo con i lettiani, corrente moderata di sinistra costituitasi intorno alla segreteria di Letta nell'ultimo anno. Essa valorizza molto l'esperienza del governo Draghi e punta alla costituzione della più vasta alleanza di centrosinistra possibile, il cosiddetto campo largo, che nei piani di Letta avrebbe incluso Impegno Civico, i Verdi, Sinistra Italiana, Azione più Europa Italia Viva. Questo piano non andò a buon fine, come ben ricordiamo alle scorse elezioni. Un piano del genere non è niente di troppo diverso da quello che la sinistra ha sempre fatto negli ultimi 30 anni per battere la destra, senza far nessuna proposta progressista, ma quello che rende il PD lettiano diverso dalle versioni precedenti è la sua peculiare affinità con il Partito Democratico americano, soprattutto in politica estera. Contiene molti ex Margherita, con qualche componente ex DS. Tra i nomi principali abbiamo ovviamente Enrico Letta, Marco Meloni, Paola De Micheli, Andrea Crisanti, Anna Maria Furlan e Carlo Cottarelli, anche se da esterno. Prossimo abbiamo la base riformista. Essa è la corrente composta dai renziani di area liberale, fautore della terza via, che contiene la maggior parte degli ex Margherita del PD. Sono i più ostili alle aperture alla sinistra radicale e ai 5 Stelle, sostengono una legge elettorale di stampo ancora più maggioritario rispetto alla legge Rosato e sono ferventemente garantisti. Sono spesso visti come il motivo per l'allontanamento del PD dagli ideali originari, visto che i riformisti hanno molto spesso più punti di convergenza con Forza Italia piuttosto che il resto del partito. Il capo è Lorenzo Guerini, ex ministro della difesa, e altri membri sono Luca Lotti, Andrea Marcucci, Andrea Romano, Enrico Borghi, Emanuele Fiano, Alessandro Alfieri, Simona Bonafè e Simona Malpezzi. Dopo l'annullamento dell'accordo tra Letta e Calenda, il segretario ha escluso molti membri di questa corrente dalle liste elettorali, decimando la loro presenza in Parlamento, ma i riformisti rimangono in ogni caso una componente essenziale. Poi abbiamo l'area Dem, corrente di aspirazione democristiana nata nel 2009. Contiene molti ex popolari o aderenti alla sinistra cristiana. I centristi erano tra i maggiori sostenitori della segreteria di Zingaretti dopo le dimissioni di Renzi del 2018. Hanno inoltre sostenuto attivamente un'alleanza programmatica con i 5 Stelle e promuovono una riforma elettorale di stampo proporzionale puro, come ai tempi della Prima Repubblica. La corrente è capitanata dall'ex ministro dei beni culturali Dario Franceschini, riconosciuto da molti come l'uomo dei compromessi, che si esprime in situazioni interne al partito solo per spegnere conflitti tra correnti. Altri membri sono Piero Fassino, Roberta Pinotti, Chiara Braga, Fabio Melilli, Federica Morgherini, Luigi Zanda, Sergio Chiamparino, Marina Sereno, David Sassoli, che è recentemente venuto a mancare, e Luigi Bobba.
Ora abbiamo i Dems, corrente guidata dall'ex membro dei Giovani Turchi Andrea Orlando, chiamati anche ex veltroniani. Il gruppo ha una forte trazione socialdemocratica ed è nata abbastanza di recente per fare opposizione interna ai liberali del partito. Sono favorevoli ad un avvicinamento ai 5 Stelle e alla sinistra radicale, sono molto attenti alle questioni inerenti al mezzogiorno e sono favorevoli ad una riforma elettorale di stampo proporzionale. Proprio per questo motivo hanno collaborato molto con i centristi per mettere all'angolo Guerini e i suoi durante i mandati di Zingaretti e Letta. I politici di spicco provenienti da questa linea di pensiero sono Beppe Provenzano, Anna Rossomando, Andrea Martella, Enzo Amendola, Francesco Boccia, Roberto Gualtieri, Monica Cirinnà, Antonio Misiani, Marco Di Lello e Roberto Speranza, esterno al PD ma segretario di Articolo 1. Queste sono le 4 correnti principali, ma ci sono anche altri gruppi minori che fanno da satellite, soprattutto nell'area liberale. Prima fra tutti sono i Reform Dem, corrente europeista e riformista composta da persone di orientamento politico specifico, ma che comunque risultano abbastanza trasversali e rispettate in tutti i gruppi. I membri sono Paolo Gentiloni, Lia Quartapelle, Marianna Madia, Roberto Giacchetti. Poi abbiamo gli amministratori, corrente emersa con forza intorno al 2020, anni della pandemia, è composta da un eterogeneo gruppo di amministratori locali, essendo parte della classe politica selezionata negli anni d'oro del periodo renziano 2014-2015. Sono considerati molto vicini alla base riformista e guardano con nostalgia al periodo renziano. Sono fortemente favorevoli alle autonomie locali, in alcuni casi anche al federalismo, e occupano un ruolo centrale nella regione o comune che governano. Non è raro che questi critichino il loro stesso partito o che abbiano una linea ideologica o governativa tutta loro. In effetti ha senso che siano emersi intorno al 2020, dato che il nostro sistema sanitario è regionale o comunque molto localizzato e quindi molta più attenzione era stata concessa a queste persone. I membri principali sono il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. Infine abbiamo Prossima, corrente fondata nel 2021 da ex sostenitori della segreteria di Zingaretti, e ne fanno parte Marco Furfaro, Giuliano Pisapia, Valentina Cuppi, Livia Turco, Stefano Vaccari, Pierfrancesco Maiorino. Poi c'è anche Radicalità per Ricostruire, corrente di ispirazione socialista che prima faceva parte dei Dems per poi dividersi. Gran parte dei membri hanno avuto un passato nella DS, tipo Gianni Coperlo, Barbara Pollastrini, Andrea De Maria, Brando Benifei e Andrea Giorgis. Queste fazioni le ritengo piuttosto affascinanti e studiarle secondo me porta a una comprensione più ampia e profonda della nostra storia recente, ma non sono sicurissimo che tali divisioni aiutino la sinistra a raggiungere i propri obiettivi, sempre che le loro ambizioni non si limitino soltanto a rimanere al potere. Avrei molto da aggiungere su come la penso del Partito Democratico, ma credo che mi tratterrò. Questo video ha più uno scopo informativo indirizzato agli appassionati per capire meglio le primarie che avverranno a marzo, quindi lascio la divulgazione ad altre occasioni. Mi raccomando, commentate, mettete mi piace e iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima volta.